spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'astronave l'Enterprise, diretta all'esplorazione di nuove forme di ironia e comicità, sino a giungere arditamente lì dove mai nessun buffone è giunto prima. Diario del capitano, data astrale 62.4.5, 06 per chi chiama fuori Roma. Stiamo orbitando attorno ad un pianeta sconosciuto. La l'Enterprise è rimasta senza benzina a causa di uno sciopero delle astropompe. Dunque, signor Speck, che cosa mi dice del pianeta? Sì, capitano. Il visore non mente. È un pianeta di classe... Prego, signor Speck. M, capitano. Di classe M. Signor Cieco, tenga d'occhio il pianeta. Signor Sola, rotta. Ma cosa diavolo fa? Mi ha chiesto lei di ruttare, capitano. Io le ho chiesto la rotta, le coordinate di avvicinamento di questo momento. Ah, mi scusi. Mi dia una mezz'oretta. Capitano, ho capito perché la l'Enterprise è rimasta a secco. E come è successo, signor Speck? C'è stato uno strappo nel tessuto spazio-temporale. Non solo nel tessuto spazio-temporale, a quanto pare. Interessante. Biscott, venga subito sul ponte. Ma capitano, io già sto in coppo ponte. Voi che ponte volevate rigere? Ah, lasci perdere, Biscott. Torni sulla l'Enterprise e prepari la sala teletrasporto. Tenente Urina, riceve comunicazioni dal pianeta? Sì, lo so, infatti. No, ma comunque Gio, io, essendo comunque una ragazza emancipata, io comunque lo sapevo che lui era uno scostumato. Sì, ma comunque ora non sai niente, io ti racconto tutte cose, perché sono troppo in confidenza ormai. Praticamente, al centro commerciabile c'era il pomodoro. Il pomodoro, sì. Praticamente mi toccò, sì. Infatti. Tenente Urina! Sì, senti Giorgi, io ti devo richiamare dopo, va bene? Capitano, che mi chiama? Sì, sta arrangiato, sì. Va bene, dopo ti richiamo, va bene? Sì, Gio, non ti preoccupare, dopo ti richiamo, va bene? Va bene, ciao, Gio, ciao. Per favore, signori, la situazione è molto seria. Non abbiamo più carburante, per di più abbiamo una gondola in avaria. Oh, streghetta, mi sei spezzato il remo, ciò. Quindi vi chiedo di essere attivi, lucidi e concentrati. Ma che diavolo succede? No, e mica volete passare di qua e sporcarmi tutto il pavimento. Ma io sono il capitano della l'Enterprise. Capitano, non si preoccupi.
ci penso io con la mia stretta siculiana. D'accordo, proceda, signor Speck. Congratulazioni, capitano Pike. È l'elucidatrice oggi, signora. Ha un animaletto che le cammina sulla spalla. Ma dove? Mo' è morto, zio. Chi sei, caro? Il figlio del fruttarolo? Diario del capitano. Il signor Speck si è appena ripreso. Siamo pronti quindi a sbarcare sul pianeta Chromicon per cercare il propellente necessario alla nostra Lentaprise. Signor Speck, che cos'è questo cattivo odore? Beh, vede, capitano, deriva principalmente da una piccola percentuale di acidi grassi, come l'acido butirrico, odore di burro rancido. Vada avanti. E da composti di zolfo, come il solfuro di idrogeno, odore di uova marce. E il solfato di carbonile, che è il risultato della decomposizione delle proteine. Ho capito, signor Speck, ma in parole povere? Ho scorreggiato. Bene. Biscotto, siamo pronti con il teletrasporto? Ui, capitano, io ci provo. Speriamo soltanto che sia venuto lo sciopero a singhiozzi dei teletrasportatori. Bene, Biscotto. Energia. Energia! Ah! Everybody dance now! Let's go! Let's go! Make it hot! Come on! Let's go! Let's go! This party needs everybody like it! Interessante. This party needs everybody! Ma che diavolo fa, Biscotto? Energia nel senso dia energia al teletrasporto. Sì, giusto, allora parte. Questa arriva. Bene. Rienergia. Di nuovo guai al teletrasporto. Siamo desolati, signor... Dottore Preco! Dottor Who! Oh, interessante. Quel Dottor Who che viaggia nel tempo per mezzo di una cabina? O per meglio dire, una latrina. Ma insomma, possibile che non riesca mai a stare in pace? Neanche in un pianeta disperso nello spazio e nel tempo! Fuori! Ci scusi, meglio andare. Il dottore vuole stare solo nel momento del bisogno. Siamo desolati. Fuori! Ottima lettura. Registra forme di vita, signor Speck? Non saprei, capitano. Ma almeno sa come si fa? Oh, ma certamente. Si spinge il tasto REC. Già, il procedimento è quello. Allora, queste forme di vita intelligenti. Negativo, capitano. Non rilevo nessuna traccia di forme di vita intelligenti. Forme di vita microscopiche? Aspetta. Cosa abbiamo qui? Forse ci siamo, capitano. Rilevo tracce di forme di vita microscopiche. Signor Speck. Oh. Sono mortificato, capitano. Bene. Ma si contenga, signor Speck. Ma, capitano, le posso assicurare che questa volta non sono stato io. Chi allora? Una domanda! Finalmente! Erano secoli che attendevo una domanda! Interessante, capitano. Un cronovisore. Una sorta di porta che dà sul tempo.
Ho capito, serve per le previsioni del tempo. Ma quali previsioni del tempo, Beoti? Io posso mostrarvi il passato. Oppure il presente. Ma posso mostrarvi soprattutto questo. E questo che cosa sarebbe? È il futuro, capitano. È la sua immagine tra qualche tempo. Su via, capitano. Non è poi così male come sembra. Ma ce n'è anche per lei, signor Speck. Davvero? Ecco il suo futuro. Preferiamo il passato. Non è vero, signor Speck? Decisamente, capitano. Soprattutto se di verdure. Di verdure, signor Speck? Io intendevo il passato temporale. Oh, è passato il temporale? È vero, ha ragione. C'è una magnifica giornata. Non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare, non è vero, signor Speck? Come ha detto, prego? Niente. Porta! Non mi chiamo Porta. Apertura? Errato. Entrata? Nemmeno. Ingresso? Niet. Portone? Nisba. Soglia? Ma che? Uscio? Sbagliato. Uscita? Ritenta. Varco? Sbagliato di nuovo. Il mio nome è Mario. Mario Rossi. Interessante. Bene, Mario. Sarebbe in grado di portarci indietro nel tempo? Per esempio a Roma antica. Sa, ai tempi dell'automobile. Certo, ma con chi credete di parlare? Con una ciambella di roccia? Tuttavia c'è un prezzo da pagare. Ovvero? Dovete attendere lo stacco pubblicitario. Mi dispiace, è l'imperatore galattico Berluscon che detta le leggi. Berluscon. Questo nome non mi è nuovo, signor Speck. Ma, capitano, è anche il capo supremo della nostra confederazione. Giusto, signor Speck. Il capo supremo della confederazione. Con la nuova lavatrice temporale Time Machine i vostri vestiti saranno asciutti ancora prima di essere lavati. È un marchio titolo. Signor Speck, non mi fido molto di questo pianeta. Meglio chiamare una guardia. Biscott, faccia scendere subito una guardia. Capitano, Svizzera? No, Nova. Eccolo arrivato, signor Speck. Scommetto 2 barre stavolta. 2 barre di dilithium? Davvero coraggiosa la sua offerta, capitano, considerando che statisticamente le probabilità di sopravvivenza delle nostre guardie sono di 1 su 2 milioni. Già, ma questo esemplare mi sembra in forma stavolta. Sì, tutto questo è molto interessante. La smetta di scommettere, Speck. Ma, capitano... Guardate che non ho tempo da perdere. La porta del tempo non ha tempo da perdere. Esatto, Beoti. Quindi preparatevi a solcare le dimensioni dello spazio e del tempo. Per essere Roma, è Roma. Già, ma dubito fortemente che riusciremo a trovare una pompa di benzina, capitano. Lo credo anch'io, signor Speck. Chi sono quei pagliacci in costume? Devono essere i nuovi gladiatori da Ostia, Cesare. Dei rinfanciulliti. Portateli via, via! Senta, signor Speck. Passi, rumore di passi. Ha ragione, capitano. Sento anch'io. Potrebbe trattarsi da... Lei non sa chi sono io? Si lasci. Signor Vichingo, le assicuro che io sono un capitano dell'astronave Enterprise e quindi se lei mi lascia possiamo arrivare. Non si preoccupi, capitano. Ci penso io.
Fate entrare i quadrupedi. Capitano Vic, signor Specchi, Vicky? Specchi? Ma che è sto odore d'animale selvatico? Ci sarà pericolo? La tigre è fuori. Oddio mio! Ci mancava solo questa, signor Speck. Chiusi in un carcere all'interno del Colosseo. Potrebbe andar peggio, capitano. Sì, e come? Beh, potrebbe piovere. Interessante. Davvero interessante. Signor Speck, siamo in una sorta di tempo parallelo. È possibile, secondo lei, intersecando i ponti aritmici ed idiosincratici, poter contattare la nostra astronave? Beh, in poche parole vuole contattare la lenta Price. Esatto, signor Speck. Bene, capitano. Basta premere lo 0 e poi comporre il numero. Ah, giusto, lo 0 è il numero. Volevo dirlo io. La informiamo che il suo credito sta per terminare. Cosa succede, capitano? Ma che cosa significa? Il mio intuito siculiano fa ricadere tutti i miei sospetti su un'unica persona. No, John, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare, noi possiamo parlare quanto vogliamo, perché caccia hanno all included, sta cosa qua, capisci? Ora sono dispersi nello spazio e nei templi. A causa di un'incomprensione, Mario Rossi ci ha catapultato ai tempi dell'antica Roma. Accortosi dell'errore, ci proietterà nell'anno 2010. Ah, ci picchia, signor Speck. Ma forse ci siamo. Sembrerebbe proprio Roma ai tempi dell'automobile. Anche se di automobili non se ne vede neanche l'ombra. Già, sicuramente è Roma ai tempi dell'automobile. O degli autotreni, a quanto pare. A questo punto non ci rimane che trovare un distributore. Guardi, capitano. Dovrebbe trattarsi di uno di quei dispositivi adibiti alla distribuzione di propellente per mezzi spaziali. Andiamo a dare un'occhiata. Eccoci arrivati, signor Speck. Sembra proprio uno di quegli strani congegni distributori di carburante. Ma guardi cosa c'è scritto. Inserire banconote. Interessante, capitano. Dovrebbe trattarsi di un'arcaica forma di pagamento. Ma noi non abbiamo banconote. Il mio intuito siculiano mi suggerisce che banconote è l'equivalente di plutonio radioattivo concentrato. E allora siamo nei guai, signor Speck. Dove troviamo plutonio radioattivo concentrato? Guarda caso, ne porto sempre uno nel mio tricorder. Davvero, signor Speck? Me lo mostri. Mi dia un minuto. Dovrebbe essere qui, da qualche parte. Rossetto. Lucida labbra. Ah! Bene, signor Speck. Lo inserisca delicatamente all'interno del congegno. E voi là. È perfetto. Era sicuro del funzionamento, signor Speck? Assolutamente, capitano. Davvero strano. Andiamo? Troviamone un altro. Niente, signor Speck. La sua idea non ha funzionato. Tanto vale andare a controllare altri distributori. Ha perfettamente ragione, capitano. Interessante. Ho udito come una sorta di vibrazione. Signor Speck, è sicuro che quelle barrette di plutonio radioattivo
erano adatte a quel tipo di distributore? Oh, beh, ma assolutamente, capitano. Bene. Via, dobbiamo andare via. Guardi, signor Speck, l'effigie di un missile. Sicuramente è un distributore di carburante. Interessante, capitano. Sembrano diverse marche di propellenti. Vedo, anche lubrificanti. E tutte assicurano di essere durevoli, ritardanti. No, per la nostra L'Enterprise dobbiamo trovare qualcosa di stimolante. Cerchi stimolante. Eccitante. Afrodisiaco. No. Ecco. Lo prenda. Ebbene? Capitano, davvero strano. Dice che non ho compiuto la maggiore età. Cosa vorrà dire? La maggiore età era quell'età maggiore della minore. Certo. Capisco. Provi con la mia carta di credito. Interessante. Che strano, capitano. È alla fragola. Sì, a quei tempi erano molto attenti all'ecologia del pianeta. 24.000 litri di carburante in una scatoletta così piccola? Beh, sarà propellente concentrato, signor Speck. Biscott, teletrasporto per 2. Qualcuno deve aver sostituito il mio balsamo Vulcan con questa sostanza. Emo Blonde. Ovviamente nessuno sa niente.